Ruggero di Lauria, l'ammiraglio invincibile che nessuno conosce. Cosa definisce un grande comandante? Le vittorie? La genialità tattica? L'impatto sulla storia? Nel pantheon dei grandi condottieri medievali, i nomi sono sempre gli stessi. Riccardo Cuor di Leone, Saladino, Gengis Khan. Ma tra le onde del mar Mediterraneo, nel cuore turbolento del XIII secolo, un uomo ha riscritto le regole della guerra navale, con una ferocia e un'intelligenza senza pari. Un uomo che non ha mai perso una sola battaglia. Non comandava le legioni di Roma o le orde della steppa. Il suo regno era il ponte di una galea. Il suo esercito, un pugno di marinai e soldati, temprati dal sole e dalla salsedine. Al servizio del regno d'Aragona, trasformò la flotta siculo-aragonese in una macchina da guerra, invincibile. Le sue tattiche erano così innovative, la sua audacia così sconcertante, che i suoi nemici impararono a temere la sua sola presenza, più di qualsiasi tempesta. Eppure, oggi il suo nome è quasi sconosciuto al grande pubblico. Questo è un errore che la storia non può permettersi. Oggi, su Medioevo in guerra, non parliamo di un re o di un imperatore. Parliamo di un ammiraglio. L'ammiraglio invincibile. Parliamo di Ruggero di Lauria. Parte 1. L'uomo ombra dietro il trono. Il nostro racconto non inizia sul ponte di una nave da guerra, ma nelle sale del potere. Tra le pieghe di una lealtà, forgiata nel fuoco della sconfitta. Ruggero nacque intorno al 1250, in un sud Italia che vedeva tramontare l'astro della dinastia Hohenstaufen. Suo padre era Riccardo di Lauria, un nobile fedelissimo all'imperatore Federico II, e a suo figlio Manfredi. Sua madre, Bella d'Amico, fu nutrice della stessa Costanza di Hohenstaufen, ultima erede della casata imperiale. La sua non era solo una nobiltà di sangue. Era una nobiltà di servizio, un legame indissolubile con una dinastia che stava per essere spazzata via. La catastrofe avvenne nel 1266, con la battaglia di Benevento. Re Manfredi fu sconfitto e ucciso dalle armate di Carlo d'Angiò. 2 anni dopo, a Tagliacozzo, l'ultimo erede maschio, il sedicenne Corradino, fu catturato e decapitato a Napoli. Per i sostenitori degli Hohenstaufen, come la famiglia di Ruggero, fu l'inizio dell'esilio. Trovarono rifugio alla corte del Regno d'Aragona. Lì, re Giacomo I aveva accolto la giovane Costanza, andata in sposa al suo erede, l'infante Pietro. Fu in questa terra straniera che il giovane Ruggero crebbe. Lontano dalla sua Calabria, divenne paggio e poi scudiero proprio dell'infante Pietro. I 2 ragazzi, quasi coetanei, crebbero insieme. Condivisero l'addestramento, gli studi, gli intrighi della corte di Barcellona. Si formò tra loro un legame che andava oltre, era un'amicizia basata sulla fiducia reciproca. E sulla condivisione di un obiettivo, la vendetta. La riconquista del regno perduto. Mentre Pietro imparava a diventare re, Ruggero, l'esule, imparava a servirlo. Diventando la sua ombra, il suo consigliere fidato. La situazione cambiò radicalmente il 30 marzo 1282. A Palermo, un insulto di un soldato francese a una donna siciliana divenne la scintilla che incendiò l'intera isola. La rivolta, passata alla storia come i Vespri siciliani, divenne un massacro. La Sicilia si era liberata. Ma era sola e vulnerabile. I nobili siciliani, disperati, cercarono un protettore. E lo trovarono in Pietro III d'Aragona, marito di Costanza. Pietro sbarcò a Trapani nell'agosto del 1282, accolto come un liberatore. Ma la guerra era appena iniziata. Pietro III, nuovo re di Sicilia, aveva bisogno di un comandante per la sua flotta. Un uomo di assoluta fiducia, intelligente, spietato. Non scelse un ammiraglio catalano di grande esperienza. Scelse l'uomo che era cresciuto al suo fianco. L'uomo che condivideva il suo stesso odio per gli Angioini. Diede il comando supremo a Ruggero di Lauria. Per molti fu una scelta incomprensibile. Un cortigiano, un soldato di terraferma, messo a capo della flotta.
Non potevano sapere che Pietro non aveva nominato un cortigiano. Aveva scatenato sul Mediterraneo, il più grande genio della guerra navale della sua epoca. Parte 2. Il battesimo del fuoco, la battaglia di Malta. La fiducia di Re Pietro stava per essere messa alla prova. E con essa, il destino della Sicilia. La gemma strategica più importante in quella scacchiera era Malta. L'isola, ancora fedele agli Angioini, era sotto assedio. La sua salvezza dipendeva dal mare. Carlo d'Angiò, furioso, inviò una flotta formidabile. Oltre 20 galee, al comando di 2 ammiragli esperti, Guillaume Cornut e Barthélemy Bonvin. La loro missione era chiara: distruggere la flotta aragonese e liberare Malta. Arrivarono sicuri della propria superiorità. Fu allora che Ruggero di Lauria fece la sua comparsa. Salpò dalla Sicilia con circa 22 galee. La sua prima mossa non fu di forza, ma di intelligenza. Sbarcò a Messina, per imbarcare i più letali soldati a sua disposizione, i balestrieri catalani. Arrivato vicino a Malta, l'8 luglio 1283, Ruggero non si lanciò in un attacco frontale. Ancorò la flotta a ovest dell'isola, nascondendola alla vista. I suoi esploratori portarono notizie preziose. La flotta angioina era all'ancora nel Gran Porto. Sicura di sé. Molti equipaggi erano scesi a terra, convinti che nessuno avrebbe osato sfidarli. Qui, Ruggero vide la sua opportunità. La sua strategia fu un capolavoro di inganno e audacia. Decise di farsi attaccare, ma alle sue condizioni. Ordinò a una piccola squadra di galee di mostrarsi all'imboccatura del porto. Un'esca, gettata a un predatore affamato. Gli ammiragli angioini abboccarono. Vedendo solo una manciata di navi, diedero l'ordine di lanciarsi all'inseguimento. Le galee provenzali uscirono dal porto con foga, sicure di schiacciare quella piccola avanguardia. Era esattamente ciò che Ruggero voleva. Le sue galee esca iniziarono una lenta ritirata strategica, attirando il nemico sempre più lontano. E allora la trappola scattò. Nascosto dalla costa, il resto della flotta aragonese si mosse. Al segnale di Ruggero, le sue galee emersero in una formazione compatta, tagliando la via della ritirata. Lo shock per gli angioini fu totale. Si trovarono improvvisamente circondati. La caccia si era trasformata in un massacro. La battaglia divenne una mischia brutale. Ma in questo caos emerse la superiore organizzazione di Ruggero. I suoi balestrieri catalani scatenarono una pioggia di quadrelli letali sui ponti nemici. Ruggero, sulla sua ammiraglia, si gettò nel cuore della mischia. Puntò direttamente all'ammiraglia di Guillaume Cornut. Lo scontro fu epico. Alla fine, l'ammiraglio angioino cadde, ucciso sul suo stesso ponte. La morte del comandante segnò la fine. Il morale angioino crollò. Al calar della sera, la vittoria di Ruggero era completa, schiacciante. Quasi metà della flotta nemica catturata. Migliaia di uomini uccisi o prigionieri. Non era solo una vittoria. Era una dichiarazione. L'esule senza esperienza si era rivelato un predatore. E il Mediterraneo aveva appena scoperto il suo nuovo, spietato padrone. Parte 3. Umiliazione nel Golfo di Napoli. La vittoria di Malta aveva consolidato il controllo sulla Sicilia. Ma la guerra non era finita. Carlo d'Angiò, umiliato, preparava la rivincita. Pietro III affidò a Ruggero un compito apparentemente suicida. Non aspettare l'invasione, ma portare la guerra nel cuore del territorio nemico. L'obiettivo era il Golfo di Napoli. Nella primavera del 1284, Ruggero salpò con una trentina di galee. La sua missione non era conquistare Napoli, ma logorare il nemico. Distruggere le sue risorse. Provocare una reazione. Risalì la costa calabrese, saccheggiando porti e diffondendo il panico. Creò un blocco navale informale, isolando Napoli. A Napoli, la situazione era tesa. Re Carlo I d'Angiò era in Provenza. Aveva lasciato il governo a suo figlio ed erede, Carlo, principe di Salerno. Noto come Carlo lo Zoppo.
Al giovane principe, il padre aveva lasciato un ordine tassativo: non cercare, in alcun modo, lo scontro con Ruggero di Lauria. Ma Ruggero conosceva la mentalità dei suoi avversari. Sapeva che l'inazione, per un giovane principe fiero, era una tortura. E decise di sfruttare questa debolezza psicologica. Ancorato al largo di Capri, iniziò un'opera di sistematica provocazione. Piccole squadre di galee si spingevano fin dentro al golfo. I balestrieri lanciavano quadrelli contro le mura della città. Un gesto di puro scherno. La nobiltà napoletana, infuriata, iniziò a fare pressione sul principe Carlo. Lo accusavano di codardia. Carlo lo Zoppo, giovane e impulsivo, si trovò di fronte a una scelta terribile. Obbedire al padre e perdere la faccia, o accettare la sfida e rischiare tutto. Scelse l'onore. O ciò che credeva tale. Ignorando gli ordini, Carlo lo Zoppo fece allestire la flotta. Il 5 giugno 1284 uscì dal porto per dare battaglia. Ma ancora una volta stava cadendo dritto nella trappola di Ruggero. L'ammiraglio aragonese mise in atto lo stesso letale copione di Malta. Ma perfezionato. Ordinò a 10 galee di fingere una fuga disordinata. Le altre 20 navi, le più veloci, rimasero nascoste dietro Punta Campanella. L'inganno funzionò. La flotta angioina, guidata da Carlo, si lanciò all'inseguimento, perdendo la sua formazione. Quando il grosso della flotta napoletana superò Capri, Ruggero diede il segnale. Le sue 20 galee fresche emersero dal nascondiglio. Piombarono sul fianco e sulla retroguardia nemica, tagliando ogni via di fuga. Lo scontro fu breve e brutale. Ruggero, come sempre, puntò al bersaglio grosso. Le sue galee d'élite circondarono l'ammiraglia del principe Carlo. L'arrembaggio fu violentissimo. Il principe si difese valorosamente, ma alla fine, ferito, fu costretto ad arrendersi. La cattura di Carlo lo Zoppo fu un colpo di portata storica incalcolabile. Era l'erede al trono del regno nemico. La notizia gettò nello sconforto l'intero schieramento guelfo europeo. E mandò su tutte le furie re Carlo I. Ruggero di Lauria non aveva solo vinto una battaglia navale. Aveva decapitato politicamente il suo avversario. Usando come arma non solo il ferro e il legno, ma la superbia e l'impulsività di un principe. Parte 4. La battaglia dei conti, l'apice del genio. Se Malta fu il battesimo del fuoco, e la cattura di Carlo lo Zoppo, il colpo da maestro politico. La battaglia dei conti del 23 giugno 1287 fu il suo capolavoro tattico. La sinfonia perfetta di inganno, disciplina e brutalità calcolata. La situazione era cambiata. La reggenza di Napoli, stanca delle sconfitte, decise di giocare il tutto per tutto. Approfittando di un'assenza di Ruggero, radunarono a Napoli la più grande flotta mai vista. Oltre 80 navi. Al comando, il fiore della nobiltà francese e provenzale. Era un'armata aristocratica, un concentrato di onore cavalleresco e brama di vendetta. Ruggero tornò rapidamente in Sicilia. La sua flotta era drammaticamente inferiore, circa 40 galee. La metà della forza nemica. Qualsiasi altro comandante avrebbe adottato una strategia difensiva. Ma Ruggero non era qualsiasi altro comandante. La sua dottrina era semplice: la migliore difesa è l'attacco. E ancora una volta, salpò per Napoli. Sfidare quell'armata in uno scontro frontale sarebbe stato un suicidio. Ruggero sapeva di dover cambiare le regole del gioco. La sua strategia si basò su un presupposto psicologico. La nobiltà francese, arrogante e impaziente, non avrebbe mai resistito a una provocazione. La mattina del 23 giugno, Ruggero diede inizio al suo letale teatro. Divise la sua flotta. Ordinò a 30 delle sue migliori galee di rimanere nascoste, dietro la penisola di Sorrento. Con le restanti 10 galee, si presentò davanti al porto di Napoli. Ma non si limitò a mostrarsi. Fece lanciare dardi e frecce verso le navi nemiche, urlare insulti. Sfidò apertamente i nobili conti a uscire e combattere. Se ne avevano il coraggio.
Per aumentare l'umiliazione, fece bruciare una barca carica di pece, di fronte al porto. Un gesto di supremo disprezzo. Dentro Napoli, la reazione fu esattamente quella che Ruggero aveva previsto. L'ammiraglio in comando, Enrico Di Mari, era un uomo cauto. Avrebbe preferito attendere. Ma i nobili francesi non potevano tollerare un simile affronto. Accusarono l'ammiraglio di viltà e presero il comando. Ordinarono alla flotta di uscire immediatamente per annientare quell'insolente avversario. La flotta angioina, enorme e disordinata, si riversò fuori dal porto. In testa le galee più veloci, guidate dai conti più impetuosi. Era l'errore che Ruggero stava aspettando. Le sue 10 galee esca iniziarono una ritirata controllata, attirando l'avanguardia nemica sempre più lontano. Quando l'avanguardia angioina, circa 45 galee, ebbe doppiato Castellammare, la trappola scattò. Le 30 galee di Ruggero emersero dal loro nascondiglio, sbarrando la strada. Nello stesso istante, le 10 galee esca invertirono la rotta. Chiusero l'avanguardia nemica, in una morsa mortale. I conti francesi si resero conto troppo tardi dell'inganno. Erano isolati, circondati, mentre il resto della loro flotta era ancora a miglia di distanza. La battaglia fu un massacro metodico. Ruggero ordinò ai suoi balestrieri di concentrare il fuoco sulle navi ammiraglie, per decapitare il comando. Le sue galee, in gruppi coordinati, assaltarono le navi angioine una per una. I conti e i cavalieri combatterono con il coraggio della disperazione. Ma il loro valore individuale non poté nulla contro la superiore organizzazione tattica. Vedendola disfatta, il resto della flotta angioina andò nel panico. La vittoria di Ruggero fu totale. Oltre 40 galee nemiche catturate. Migliaia di morti e prigionieri. Quasi tutta l'aristocrazia militare del Regno di Napoli, annientata in un solo pomeriggio. Aveva affrontato un nemico 2 volte più grande, e lo aveva distrutto con l'ingegno. Dimostrando che in mare non contava solo il numero, ma la mente del comandante. Parte 5. L'ammiraglio spietato. La legge di Ruggero. La genialità strategica di Ruggero era solo una delle sue armi. L'altra, forse altrettanto efficace, era il terrore. Ruggero non combatteva per la gloria, combatteva per vincere. E la vittoria doveva essere così totale, da annichilire la volontà del nemico di combattere ancora. Un esempio si manifestò proprio dopo la battaglia dei Conti. Ruggero venne a sapere che gli angioini a Napoli avevano giustiziato alcuni prigionieri siciliani. La sua risposta fu immediata e terrificante. Ordinò che tutti i prigionieri comuni catturati in battaglia fossero portati sul ponte delle sue galee. Qui, alla vista della costa napoletana, li fece impiccare ai pennoni delle navi. Poi, secondo alcune cronache, fece legare una pietra a ogni piede dei condannati e gettò i corpi in mare, affinché non potessero riemergere e ricevere sepoltura. Questo non fu un atto di rabbia impulsiva. Fu un deliberato atto di guerra psicologica. Il messaggio era chiaro: ogni violenza contro i suoi uomini sarebbe stata ripagata con una violenza 10 volte superiore. Stava stabilendo una nuova terribile legge sul mare. La legge di Ruggero. I suoi nemici non temevano solo la sconfitta. Temevano ciò che sarebbe accaduto dopo la sconfitta. Un'altra pratica definì la sua spietatezza. La sua politica di vincere o morire, applicata anche ai suoi stessi uomini. Prima di ogni battaglia, un boia passava su ogni galea, con l'ordine di giustiziare sul posto chiunque mostrasse segni di codardia. Questa disciplina ferrea garantiva che ogni uomo combattesse con la massima disperazione. La sua filosofia è riassunta in una frase, attribuita dal cronista Ramon Muntaner. Ruggero dichiarò che nessun pesce osi alzare la coda fuori dall'acqua, se non porta lo stemma del mio signore, il re d'Aragona. Questa non era una semplice iperbole. Era la sintesi della sua visione del dominio marittimo. Un controllo totale, assoluto, incontrastato. Questa crudeltà non era fine a se stessa. Ruggero capì che la guerra in mare era una guerra totale.
Uccidendo i prigionieri comuni e riscattando solo i nobili, non solo mandava un messaggio terrificante, ma indeboliva permanentemente la capacità del nemico di ricostruire i suoi equipaggi. Marinai e rematori erano una risorsa preziosa. La loro eliminazione era un colpo strategico. In questo, Ruggero fu un uomo spaventosamente moderno. Un precursore di una concezione della guerra dove il fine giustifica i mezzi. Il suo nome divenne sinonimo di vittoria, ma anche di un terrore che gelava il sangue nelle vene dei suoi avversari. Molto prima che le sue vele apparissero all'orizzonte. Parte 6. Eredità e oblio. Una vita di battaglie. Una vita di vittorie ininterrotte. La sua carriera militare è un caso quasi unico nella storia, un record di imbattibilità assoluta. La sua eredità immediata fu immensa. Le sue vittorie non solo salvarono la rivoluzione dei Vespri e assicurarono l'indipendenza della Sicilia, ma cambiarono per sempre gli equilibri di potere nel Mediterraneo. Spezzarono il dominio navale angioino e inaugurarono un'era di egemonia catalano-aragonese che sarebbe durata per oltre un secolo. Ruggero di Lauria non fu semplicemente uno strumento di questa ascesa. Ne fu l'architetto principale. Le sue tattiche navali divennero il manuale di riferimento per le generazioni successive di ammiragli. Eppure, nonostante tutto questo, oggi il suo nome risuona debole, confinato ai libri di storia specialistica. Perché? Perché un condottiero del suo calibro non gode della stessa fama di un Riccardo Cuor di Leone? Le ragioni sono complesse. Prima di tutto, Ruggero non fu mai un sovrano. Non era un re, un principe o un imperatore. Era un servitore. La storia, spesso, è la biografia dei grandi uomini al potere. I loro strumenti, anche i più affilati, tendono a essere messi in secondo piano. In secondo luogo, il suo teatro di guerra, il mare, è intrinsecamente meno romantico della guerra terrestre. Le grandi battaglie campali, con le loro cariche di cavalleria, hanno sempre catturato l'immaginario collettivo. Più delle complesse e brutali mischie sui ponti delle galee. Infine, c'è la natura stessa della sua figura. Ruggero non era un eroe cavalleresco. Era un professionista spietato della guerra. La sua crudeltà, sebbene efficace, non si adatta bene alla narrazione romantica del nobile guerriero. È più facile celebrare il valore di un re, piuttosto che l'astuzia calcolatrice di un ammiraglio che impicca i prigionieri. Ruggero di Lauria, quindi, rimane una figura scomoda. Difficile da etichettare. Non un re, non un cavaliere senza macchia, ma qualcosa di più moderno e forse più inquietante. Un genio assoluto dell'arte della guerra. La sua eredità non è scritta nei poemi cavallereschi, ma è incisa nella mappa geopolitica del Mediterraneo e negli annali della strategia navale. Abbiamo dimenticato l'ammiraglio invincibile perché la sua storia è troppo complessa, troppo brutale, troppo reale. Ma è proprio per questo che oggi, su Medioevo in guerra, abbiamo voluto raccontarla. Per restituire il giusto posto nella storia a un uomo che, per un quarto di secolo, fu il padrone indiscusso del mare.